Contro lo spreco alimentare è un'iniziativa che ha l'obiettivo di far vedere quanto cibo viene sprecato, viene buttato. E durante questa iniziativa ci cuciniamo tutti insieme, un pranzo gratuito e aperto a tutti, recuperando il cibo dai mercati, dai negozi, dai supermercati che a fine giornata o a fine mercato si ritrovano con della merce invenduta che è sempre buona, può essere mangiata, ma viene buttata perché non è più perfetta per la vendita. Il giorno dopo diciamo che viene cucinato insieme a tutte le persone che vogliono partecipare a questa iniziativa, e quindi vengono scelte le ricette in base ai cibi che sono avanzati e vengono cucinate le ricette contro lo spreco, appunto. L'iniziativa di oggi credo rappresenta un momento molto importante, porre al centro dell'attenzione pubblica in una piazza il tema dello spreco alimentare. Io credo che questo rappresenta uno dei sinonimi di un sistema economico, sociale che non funziona. Un terzo del cibo che viene prodotto al mondo viene sprecato, è una quantità chiaramente enorme. Questo non è solo un affronto per tutte le persone che soffrono la fame, ma è anche un grande danno all'ambiente, perché questa impresa dello spreco alimentare genera una quantità di emissioni di CO2 che sono dannose. È proprio una cosa contro natura, non esiste, in qualche modo la devi rimettere in tavola, o che sia in una zuppa di pane il pane, o che sia in una pappa, o che sia il pane più brutto, un po' più spezzettato, io lo porto a un contadino e lui mi dà le uova. Ci hanno insegnato per esempio una cosa banale, la scadenza sulle uova. Tanti dicono, ma mi scade. Sì, scade perché c'è scritto sulla confezione, ma poi in realtà l'uovo si guarda, se è buono si usa, se no si butta via. Per gruppo di ragazzi, come andate le ragazze da prima? Sì, ne abbiamo già beneficiato. Scusate, cazzo, dovrebbe durare qualche se produco delle cose per venderle, se non le vendo è un danno per me. Considera tutte quelle assette a livello, se le avessi venduto sarebbero state anche 500-600 euro di roba, e non ce l'ho, però ci ho lavorato per averlo. Dietro lo spreco alimentare non c'è soltanto del cibo che viene buttato al macero, ma c'è un sistema economico e sociale che non funziona, che produce desertificazione del terreno, che produce l'impoverimento di fasce sempre maggiori della popolazione mondiale. L'evento mi ha colpito perché è un evento concreto che mette proprio in piazza, visivamente si riesce a vedere lo spreco che quotidianamente si produce. Creando anche un momento in cui ognuno dei partecipanti diventa anche capace di capire come dallo spreco alimentare si possano generare delle risorse. Adesso stiamo facendo una zuppa di zucca, carote, cipolle, cavolo. Le fait on prépare tout ensemble, ça me plaît. Et en fait, moi j'aime d'abord préparer
J'aime bien cucinare et c'est quelque chose que j'aime depuis étant petite. Disco Soup è un evento di aggregazione sociale dove si cucina, si mangia e si ascolta la musica. Mentre si cucina c'è l'accompagnamento appunto della musica, che può essere o un DJ o anche musica dal vivo, e per questo Disco Soup. Noi abbiamo preparato una super caponata con le zucchine, i peperoni, le melanzane, gli agretti, la cipolla, i porri. Qui stiamo tostando il pane per fare in modo che sia qualcosa di solido anche da mangiare con le zuppe. Allora si è fatta la zuppa di cipolle, la zuppa di carote e zucca. Venite a mangiare. Inoltre sono degli eventi che danno nuova vita a del cibo che rischierebbe di essere sprecato, quindi rientrano un po' nell'idea di circolarità che ci sta a cuore. Il meccanismo, secondo me, del sistema in cui viviamo, un sistema capitalistico, è la verità, perché il sistema capitalistico vive su questo, sullo spreco delle cose. Lavorare contro lo spreco alimentare significa questo essenzialmente, lavorare per una società più giusta, in cui il cibo non solo non viene sprecato, ma in cui si cambia i metodi di produzione agricola, non più una produzione intensiva, non più lo sfruttamento sempre maggiore di terra e di bestiame, ma cambiare radicalmente il modello di produzione e di distribuzione economica. Un esempio di come, affrontando i problemi insieme in maniera collettiva, si possa risolvere la crisi sociale ed ecologica che ci si pone davanti e arrivare a una nuova cultura che si basi sul rispetto per il pianeta e dei limiti che questo ci impone.